Ciao, oggi vediamo come fare l'effetto pitone con i pantoni e i pennarelli. Lo vediamo in questo video. Libera la tua creatività. Impara con me il fashion design. Iscriviti, vai Pato 74. Spiego lo schema del pitone. Ci sono diversi tipi di pitoni, di disegni proprio, alcuni più regolari e altri più irregolari. Io ti spiego quello di questo capo, nel resto del video vedrai tutta la colorazione. Allora, questo tipo di pitone, se noi abbiamo il capo fatto tipo così, te lo semplifico così lo capisci. Questo è metà capo. La cosa importante da fare, qui c'è la manica, è dividerlo in tre parti. Quindi adesso lo faccio vedere meglio. Dividerlo in tre parti. Quando lo vai a dividere in tre parti, qua, questa parte qui, farai i rombi che sono praticamente sfalsati, dei rettangoli anzi, nella tua riga, quindi sono tutti rettangoli diciamo sfalsati, ok? Quindi in questa riga qua tu fai rettangoli sfalsati, ok? Qui non puoi dividerla in tre perché la manica la dividi in due e farai soltanto questa parte qua, quindi sembreranno dei rombi. La gonna è divisa diversamente, la gonna è divisa in un altro modo, perché la gonna è divisa, invece di, cioè ha delle righe più larghe, oltretutto
falle del verso di come si muove il tessuto. Io adesso te la sto facendo da davanti, e se guardi ha anche un disegno che non è a rettangolo ma è a rombo, quindi disegni i rombi e ti imposti. La giacca la dividi con delle righe un po' più strette, anzi direi che mi sembra che divisa anche per 4, forse per 4 è ancora meglio. Poi qui vabbè ha una tasca, qui c'è una tasca questa giacca, però la cosa indicativa. E poi dopo in queste righe tu vai a fare in alcune questo effetto di rombo e in altre farai le sfumature. Quindi se tu hai il discorso del pitone magari diviso per 4, dove qua fai l'effetto rombo, che non è proprio un rombo ma sono dei rettangoli sfalsati, cioè messi così che ci rimane lo scalino, e qui farai delle sfumature, qui avrai lo spazio per fare delle sfumature, e poi qua naturalmente andrai a ripassare, quando hai impostato tutto, ripassare facendo anche un po' di angolini così, ripassare il tuo effetto di pitone. Adesso io te lo sto proprio semplificando al massimo, perché è un tipo di schema che una volta che tu lo capisci lo puoi fare su qualunque tipo di capo. Quindi tu sai che parti da diciamo il disegno, adesso finiamo di vedere il video e lo vediamo colorato, ok? Il risultato è questo, però poi dopo tu avrai praticamente il tuo spazio che ti vai a dividere in strisce, e poi decidi dove fare il disegno, diciamo geometrico, che può essere a rombo o possono essere dei rettangoli sfalsati, quindi sceglierai tu. Lo spazio che rimane in mezzo qua, quindi dove tu non fai il disegno geometrico, tu lo vai a colorare, sfumare, lo sfumerai per dare questi effetti che sono anche del pitone, per questo tipo di disegno di pitone ha un senso. Poi ci sono dei disegni a pitone che sono molto più irregolari, questo qui è proprio più regolare, mentre invece ci sono dei pitoni che hanno dei disegni tutti sfalsati. Comunque, se già impari a fare questo tipo di pitone, puoi realizzare dei tuoi capi mettendoci la stampa pitone come piace a te. Quindi adesso vediamo il resto del video dove lo coloro. Il risultato sarà questo, vediamo il resto del video. Bene, adesso ti faccio vedere la colorazione. La logica di questa colorazione è di dare questa base tutta unita con un verde molto più chiaro, leggermente diverso, di modo che quando poi vado a fare le varie velature di colore col pantone vengono fuori dei punti di luce, perché questo è un verde più chiaro e anche di una tonalità leggermente diversa. Ora con il verde giusto vado a dare degli effetti di superficie mossa con dei piccoli trattini, lasciando venire fuori il colore sotto, per questo che ho dato la base più chiara. Quindi l'effetto delle scaglie non lo vado a dare disegnando una scaglia una per una, anche perché il disegno non è grandissimo. Più che altro bisogna dare proprio l'effetto delle scaglie, e io lo faccio utilizzando la punta del pantone, quella a scalpello, facendo delle specie di trattini, delle specie di virgole che poi quando il colore si asciuga si mescola al colore sotto più chiaro e fa venire fuori questi punti di luce che danno già l'effetto di una superficie mossa. È una superficie mossa, però è anche una superficie lucida, perché è una pelle. Nella gonna seguo il verso del movimento della gonna, perché la modella sta camminando e quindi la gonna, diciamo, tende ad inclinarsi, e do questo effetto anche con il pantone sotto, quindi sto usando il secondo colore di pantone proprio per dare questa base mossa. Anche la borsa è pitonata, naturalmente tu puoi fare il disegno di un colore che vuoi, io ho scelto questo colore perché mi piaceva molto,
è un tipo di completo interessante da fare. Adesso con il pennarello stabilo comincio a definire gli scuri, sempre facendo questi tratti che sono delle virgole, dei trattini, per cominciare a definirmi proprio il disegno del pitone, perché sotto ho dato una base per dare le scaglie e adesso incomincio a definire il pitone e lo faccio con il grigio più chiaro, il grigio della stabilo. Se noti sto passando a lato del disegno come ti ho spiegato nello schema prima e comincio a far venire fuori anche un po' di chiaroscuro e un po' di sfumature con il grigio più chiaro, che mi serve per dare una impostazione. Naturalmente andrò a fare altri strati. Se mi segui da tempo sai che faccio un sacco di video semplici ed intuitivi per insegnarti a disegnare la moda. Sul mio canale ci sono più di 200 video, quindi iscriviti, clicca sulla campanellina così non perdi nessun aggiornamento, perché pubblico tutte le settimane. Come vedi adesso incomincio a definire già proprio il disegno del rombo, anzi del rettangolo un po' sfalsato, comincio a definirlo con un grigio un pochettino più scuro. Il nero al momento non lo sto usando, spesso e volentieri, a meno che non sia diciamo un contrasto netto, il pitone si può anche fare con un grigio più scuro, soprattutto se è una pelle colorata. Come vedi questo effetto di definizione dell'effetto diciamo dei rombi e dei rettangoli lo do facendo dei tratteggi, quindi non vado a disegnare come ti ho detto le scaglie, ma vado a fare dei piccoli tratteggi per dare proprio l'effetto, la sensazione delle scaglie, seguendo lo schema del disegno che ti ho spiegato prima. Naturalmente la gonna ha questo effetto rombo solo sul centro davanti. Come vedi è un utilizzo più tonalità di calore e lo stabilo è utile proprio per dare questo effetto. Nei lati faccio tanti piccoli trattini perché se tu vedi è come fosse sfumata, è un altro tipo di disegno quello che c'è sui lati. Poi lo vado a rappresentare anche nella parte sopra. Adesso ti sto facendo vedere la gonna e questa è la prima base proprio. Quindi se vedi questo effetto di tratteggi, di piccoli puntini, li faccio anche ai lati. Come ti ho spiegato nello schema, quindi c'è la parte del disegno del rombo, quella classica, o del rettangolo che dà la sensazione del pitone, però ci sono anche questi effetti di piccoli puntini, di sfumature. Se ti piace questo video metti un like e iscriviti al canale. Nei link in descrizione trovi la possibilità di sostenere questo canale per aiutarlo a crescere con delle donazioni con PayPal. Solo se sei maggiorenne trovi il link in descrizione e trovi il link in descrizione anche del mio nuovo shop online. Se ti piace come disegno ci sono un sacco di prodotti e troverai sicuramente il prodotto che ti piace di più e il prodotto più adatto a te. Guarda nei link in descrizione per il mio shop online. Come vedi adesso sto facendo un altro strato di sfumature con il pantone, quindi sto proprio cominciando a definire il disegno e lascio chiaro dove c'è il disegno dei rombi e dei rettangoli. Stanno venendo fuori proprio le tonalità del pitone e intervengo con un colore ancora diverso ma più scuro sopra proprio per dare un'ulteriore sfumatura. Quindi come vedi è fatto di tanti strati che fanno venire fuori l'effetto sia del disegno della scaglia e sia della sfumatura. Utilizzando diversi colori di pantone si crea questa sfumatura. In ultimo vado a definire con il nero solo alla fine, vado a definire con il nero in alcuni punti e tendo anche un pochettino a ripassare, poi aggiungerò anche i bottoni. Quindi pubblico video tutte le settimane, seguimi su YouTube, iscriviti, clicca sulla campanella, ci troviamo anche su Instagram, ho due profili, Patò Fashion Illustration, Patò 74 Fashion Illustration, che è il profilo Instagram legato anche al canale YouTube, e Patò 74 Style, che è il profilo del negozio, quindi seguimi anche lì.
Mi ha fatto piacere anche oggi stare insieme a te, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti di questo video e vai a vedere nei playlist perché ci sono un sacco di video per imparare a disegnare e colorare la moda con tante tecniche. Un grande saluto da Patrizia, Patò74. Ciao!